Oggi parleremo di un argomento non così infrequente tra le varie patologie oculari dei nostri animali domestici, e cioè delle blefariti, cioè l'infiammazione delle palpebre. Le palpebre svolgono un ruolo molto importante perché hanno una funzione protettiva verso l'occhio, lo proteggono da agenti atmosferici, da corpi estranei, da agenti infettivi che possono in qualche modo andare a entrare in contatto con il globo, l'occhio stesso, e quindi causare infezioni o traumi. La loro integrità è veramente molto importante e dobbiamo quindi preservarle e considerare che ogni alterazione della loro funzione o della loro anatomia può secondariamente influenzare le capacità visive. Le palpebre proteggono l'occhio sia dal punto di vista direttamente anatomico come barriera, soprattutto quando queste coprono quindi la cornea e l'occhio stesso, sia perché hanno una funzione di distribuzione delle lacrime. Lacrime che vengono prodotte in parte anche attraverso ghiandole che sono distribuite lungo il margine palpebrale sia superiore che inferiore. Altre ghiandole invece non sono prodotte nella struttura delle palpebre stesse, ma entrano in contatto con la porzione secreta dalle ghiandole presenti sulle palpebre e insieme si uniscono a formare quello che è il cosiddetto film lacrimale. Quindi in particolare le palpebre producono attraverso le ghiandole in loro contenute la parte grassa delle lacrime, che è molto importante perché unita alla parte liquida e alla parte mucosa svolgono questa funzione protettiva, e la parte grassa impedisce principalmente l'evaporazione della parte liquida e della parte mucosa, altrimenti sarebbe bisogno di un'enorme quantità di lacrime a protezione dell'occhio stesso, e l'occhio dovrebbe continuamente, le palpebre dovrebbero continuamente chiudersi al fine di proteggere l'occhio stesso e tenerlo ben lubrificato. Le cause più frequenti di infiammazione delle palpebre, quindi di blefariti, sono diverse. Tra queste ricordiamo sicuramente le forme allergiche, che possono essere di natura ambientale oppure alimentare, infettive, quindi dovute a batteri o virus, infestive dovute a parassiti, talvolta tumori che possono coinvolgere le palpebre possono associarsi a processi infiammatori. Tipicamente sono piccoli tumori palpebrali che di per sé sarebbero insignificanti, che però, causando un'ostruzione delle ghiandole lungo il margine, causano poi infiammazioni quali i cosiddetti calazzi. Una causa molto importante che è fonte di infiammazione cronica sono le malattie su base immunitaria o immunomediata. Quindi ci sono alcune patologie immunitarie che coinvolgono quasi esclusivamente le palpebre, o comunque coinvolgono anche le palpebre, causando un'infiammazione molto importante e che richiedono trattamenti per lungo tempo, talvolta anche in maniera continuativa per sempre. Un discorso un po' a parte è quello del gatto. I gatti, tra le varie possibili cause, tra cui le forme allergiche, non frequenti ma abbastanza caratteristiche, soffrono più facilmente di infiammazioni associate a processi infettivi quali herpes virus. Non sono così frequenti le blefariti di herpes virus, ma alcune forme di infezioni da herpes possono coinvolgere anche le palpebre, causando importanti problemi di dolore e di fastidio, e quindi spesso autotraumatismi da parte del gatto stesso. Alcune razze sono più predisposte a processi infiammatori e a blefariti rispetto ad altre. Tra le varie forme legate al sistema immunitario, alterazione del sistema immunitario, abbiamo le cosiddette blefariti o dovute a ipersensibilità da stafilococchi, alcuni batteri normalmente presenti sul margine palpebrale, che possono coinvolgere razze, generalmente sono soggetti brachicefalici col muso schiacciato, quali Shih Tzu, pechinesi, carlini. Gli Shih Tzu sicuramente sono forse quelli più frequentemente colpiti da queste forme qua, e si manifestano con ispessimenti alla palpebra, importante lacrimazione. Ribaltando la palpebra vediamo che tutte le ghiandole presenti sul margine, queste sono infiammate in maniera così diffusa, e quindi spesso hanno molti cosiddetti calazzi, che poi sono processi infiammatori dovuti all'ostruzione delle ghiandole stesse e alla liberazione del loro contenuto nello spessore della palpebra stessa.
Un altro fattore di predisposizione è indubbiamente l'età, soprattutto per le forme croniche, immunomediate o da ipersensibilità, come detto, da alcuni batteri. Queste compaiono più facilmente in adulti piuttosto che in giovani e sono, come abbiamo detto, causa di notevole alterazione della qualità delle lacrime. La loro mancato trattamento comporta più facilmente lo sviluppo di infezioni oculari, corneali in particolare, con ulcere che possono anche sovrainfettarsi o comunque portare a lesioni molto importanti e talvolta anche perdita dell'occhio a seguito della perforazione dell'occhio stesso, se non adeguatamente trattati. Come effettuare una diagnosi precisa? Le palpebre sono, così si potrebbe dire, a vista, quindi non è così difficile anche per uno che non è competente capire che c'è qualcosa che non va solo vedendo esternamente le palpebre. Queste possono presentarsi inspessite. Nelle forme più croniche possono portarsi alla perdita di peli stessi, si presentano denudate, possono presentarsi con croste. In alcune forme molto acute abbiamo anche delle ulcere palpebrali con sanguinamenti facili anche dovuti ad autotraumatismi o appena le si tocca. Non è difficile capire quando le palpebre non sono sane. Poi ovviamente dipende molto dalla patologia. Alcune forme parassitarie possono portare a una perdita di pelo, un arrossamento di una zona localizzata o talvolta diffusa anche su tutte le palpebre, spesso magari di un solo occhio rispetto all'altro. Mi riferisco ad esempio in particolare ad alcune forme di parassitosi da demodicosi della razza Rottweiler, tipico ma non solo di questa razza. Quindi è importante sapere anche a secondo delle varie razze quali possono essere le patologie, in questo caso palpebrali, più facilmente associabili a questa razza. Come possiamo sapere esattamente di fronte a quale problema ci stiamo trovando? Una visita oculistica completa ovviamente aiuta, ma spesso ci avvaliamo anche di altri esami ausiliari, quindi il prelievo anche solo tramite un bisturi in maniera ovviamente molto delicata e non particolarmente traumatica di tessuto, di cellule e di peli circostanti la lesione e poi visti al microscopio possono aiutarci a fare una diagnosi anche molto precisa nel caso in particolare di forme infettive o anche forme parassitarie o micotiche. Talvolta può essere necessario fare un piccolo prelievo tramite un ago di cellule nello spessore della palpebra, perché ovviamente il nostro paziente sia abbastanza collaborativo, si può fare da sveglio, altrimenti può essere necessario dover fare una piccola sedazione, ma nella maggior parte dei casi ciò non è necessario. Altre volte può essere utile associare ai test diagnostici sulle palpebre stesse a test ematici, quindi tramite prelievo di sangue. Alcuni test ematologici e test per malattie infettive possono rivelarci la natura di patologie che noi vediamo magari quasi esclusivamente in quel momento sulle palpebre, ma che potrebbero dare anche altri problemi a livello generale. Il trattamento delle blefariti ovviamente è in relazione a qual è la causa. Se la causa è un processo infiammatorio o allergico, ovviamente va trattato la causa sottostante. Spesso non si parla di allergie solo localizzate, ma sono allergie di forme respiratorie, di cose che vengono respirate, quindi ambientali o allergie alimentari con ripercussioni oculari, palpebrali in questo caso. Quindi bisogna cercare la causa, spesso in questo caso ci avvaliamo anche della collaborazione con dermatologi. Le forme su base immunomediata, come ad esempio l'ipersensibilità di alcuni batteri, tipica ad esempio degli Shih Tzu, queste forme qua vanno trattate con antibiotici nel controllo dello sviluppo di questi batteri, oltre che nel controllo dell'infiammazione che loro causano e quindi anche con immunosoppressori. Questi vengono dati sia localmente che per via generale e in maniera scalare, ma talvolta a livello locale è necessario continuare il trattamento per periodi molto lunghi. Se si tratta di forme virali, come esempio nel gatto, bisogna utilizzare antivirali topici o anche per via generale. Topici vuol dire localmente. Mentre se si tratta di forme parassitarie bisognerà trattarle, quali ad esempio le demodicosi di alcuni soggetti che spesso coinvolgono una sola palpebra,
vanno trattate localmente, ma anche spesso per via generale. È considerato che queste insorgono soprattutto quando ci sono fenomeni di stress, quindi bisogna cercare di trattare anche lo stress sottostante. Alcune forme di blefariti possono essere anche molto impressionanti perché si esprimono con enormi formazioni crostose e sanguinamento importante che possono prendere anche l'angolo del naso in maniera diffusa e anche estesa. Queste, che sono molto impressionanti, devo dire che se prese in tempo e trattate in maniera adeguata tendono a guarire molto bene, togliendo così tutta quella situazione di disagio e di dolore che poi porta spesso ad autotraumatismo, cui spesso i nostri cagnolini possono essere soggetti. Un'importante distinzione quando osserviamo il nostro paziente affetto da blefarite è vedere se coinvolge una sola palpebra o tutte e due, cioè un solo occhio o tutte e due. Anche se la forma può essere asimmetrica tra un occhio e l'altro, è importante capire se uno è completamente sano oppure no. Ovviamente le forme che coinvolgono tutte e due le palpebre spesso ci fanno pensare a forme su base allergica o immunomediata, richiedono quindi talvolta trattamenti anche per via generale, ma non sempre. Le forme che coinvolgono un solo occhio, sopra o sotto o sopra e sotto, potrebbero più essere facilmente associate a forme infettive o parassitarie, come ben detto ad esempio nel gatto l'herpes virus, o in altre forme parassitarie quali demodicosi, che sono forme di rogne tipiche ad esempio ai soggetti giovani, ma non esclusivamente. Se mai vi dovesse capitare di dover fare a casa voi un trattamento per blefariti, se queste sono associate a croste, ricordiamoci che è bene non rimuoverle cosiddette a secco, ma è importante fare una buona pulizia, che è forse la cosa un po' più difficile, quindi cercare di tenere inumidite queste lesioni per poi piano piano pulirle, perché i nostri farmaci agiscono bene soprattutto se la zona è priva di croste o di tessuto morto, altrimenti non riescono ad arrivare laddove dovrebbero agire in maniera importante. Una buona igiene delle palpebre in generale previene forme infiammatorie e infettive e aiuta molto nel trattamento quando questo è necessario dover essere fatto. Possono ritornare le blefariti? Possono ritornare sì, soprattutto quelle forme croniche su base immunitaria oppure forme allergiche, che poi peraltro sono un aspetto diverso di un problema immunitario, se non adeguatamente trattate in termini di terapia e in termini di durata della terapia. Quindi questi talvolta richiedono trattamenti molto lunghi, qualche volta alcuni anche trattamenti cronici, permanenti, magari a basso dosaggio, però necessari per evitare recidive che possono anche portare a peggioramenti della condizione iniziale. È importante considerare, e non mi stancherò di dire, che le palpebre non sono solamente una porzione di pelle con peli che proteggono l'occhio, almeno nella loro parte esterna. Abbiamo detto che all'interno delle palpebre ci sono ghiandole e la loro funzione è molto importante. Anche solo dal punto di vista anatomico, una perdita di una porzione più o meno ampia di palpebra può comportare, oltre che un'infiammazione del tessuto circostante, anche un'infiammazione dell'occhio sottostante, infiammazione che può poi portare a lesioni oculari, ulcere e quindi gravi forme infettive che possono portare alla perdita della funzione visiva in ultima istanza. Un ultimo messaggio che vorrei lasciarvi e lanciarvi è che se vedete alterazioni persistenti in termini di maggiore spessore, di perdita di pelo, arrossamenti, sanguinamenti delle palpebre, è bene tenerle in considerazione e non aspettare troppo tempo prima di farle vedere al vostro veterinario o a un oculista.